Lezione 1. Esplorare la Grecia. Ehi Anna, ho sentito che la Grecia è meravigliosa. Le spiagge e la storia sono incredibili. Ciao John, lo è davvero. La Grecia ha un patrimonio culturale così ricco e paesaggi mozzafiato. Ci sei mai stato? Non ancora, ma è sulla mia lista dei viaggi. Le antiche rovine mi affascinano. Lo adoreresti. Luoghi come l'Acropoli di Atene sono incredibilmente impressionanti. Ne ho letto. L'architettura è notevole. Cos'altro dovrai vedere mentre sono lì? Le isole sono un must. Santorini e Mykonos hanno bellissime spiagge e una vivace vita notturna. Sembra perfetto per una vacanza rilassante. Ci sono piatti locali che dovrai provare. Decisamente. Da non perdere la moussaka e il pesce fresco. Anche le insalate greche sono rinfrescanti. Fiume sembra delizioso. Non vedo l'ora di provare anche la cucina. Lezione 2. Dare priorità alla sicurezza degli ospiti. Ehi Anna, quando si parla di ospitalità, pensi che gli hotel diano priorità alla sicurezza dei propri ospiti? Ciao Giovanni, assolutamente. La sicurezza degli ospiti è fondamentale per un'esperienza positiva. Esattamente. Molti hotel implementano misure di sicurezza avanzate per garantire la sicurezza. Sì, come l'accesso con chiave magnetica e le telecamere di sorveglianza. Fa sentire gli ospiti più sicuri. Giusto. La formazione del personale è essenziale per gestire efficacemente le eventuali emergenze. Decisamente. Uno staff ben addestrato può rispondere in modo rapido ed efficiente in situazioni critiche. Ti sei mai sentito particolarmente sicuro o insicuro in un hotel? Una volta ho soggiornato in un hotel con pattuglie di sicurezza 24 ore su 24, il che mi ha fatto sentire molto sicuro. È rassicurante. Penso che utilizzerei sicuramente un hotel che dà priorità alla sicurezza. Lo stesso qui. È un fattore importante nella scelta dell'alloggio. Assicuriamoci di controllare le funzionalità di sicurezza la prossima volta che viaggiamo insieme. Lezione 3. Acquistare vestiti. Ciao Anna, quando acquisti vestiti preferisci i grandi magazzini o i rivenditori online? Ehi John, tendo ad andare nei grandi magazzini. Mi piace provare le cose prima di acquistarle. Ha senso. Provare i vestiti può aiutare a evitare problemi di taglia. Esattamente. Inoltre, mi piace l'esperienza di sfogliare di persona diversi stili. Lo capisco. Lo shopping online è conveniente, ma manca quell'esperienza tattile. Vero. Tuttavia, apprezzo la varietà disponibile online. È più facile trovare elementi specifici. Sì, e i rivenditori online spesso offrono offerte e sconti migliori. Questo è un buon punto. Forse possiamo combinare entrambi i metodi per ottenere i migliori risultati. Ottima idea. Possiamo provare i vestiti in negozio e poi cercare offerte online. Lezione 4. Allettante Barbados. Buongiorno Anna, hai considerato il Barbados come meta di vacanza? Sembra allettante. Ciao John, è davvero così? Quali attività possiamo fare lì?
Oh, ci sono così tante opzioni. Potremmo rilassarci sulle splendide spiagge. Sembra meraviglioso. Mi piacerebbe provare alcuni sport acquatici, come lo snorkeling o il surf. Assolutamente. La vita sottomarina è vivace, rendendo lo snorkeling un'attività imperdibile. Ho sentito che le barriere coralline sono mozzafiato. E le esperienze culturali? Potremmo esplorare siti storici e goderci i festival locali che sono piuttosto vivaci. Questo ci darebbe un assaggio della cultura dell'isola. Sono anche entusiasta del cibo. Sì, la cucina locale è deliziosa. Dovremmo assolutamente provare i piatti tradizionali. Lezione 5. Pianificazione dell'incontro di domani. Anna, siamo ancora d'accordo per la riunione di domani. Ciao Giovanni, assolutamente. A che ora lo vorresti? Funzionerebbe per te? Funziona perfettamente per me. Sarò pronto a discutere gli aggiornamenti del nostro progetto. Grande. Preparerò l'ordine del giorno e te lo invierò in anticipo. Perfetto! Apprezzo la tua organizzazione. Ci aiuta a mantenerci sulla buona strada. Grazie. Credo che un ordine del giorno chiaro renda i nostri incontri più produttivi. Sono completamente d'accordo. Ci permette di concentrarci sugli argomenti più importanti. Non vedo l'ora. Sfruttiamo al meglio il nostro tempo insieme. Lezione 6. Idee di giardinaggio. Ciao Anna, stavo pensando di piantare delle bellissime piante e piccoli arbusti nel mio giardino. Ciao John, sembra adorabile. Che tipi di piante stai considerando? Sto guardando fiori colorati e alcuni arbusti a bassa manutenzione. Ottima scelta! I fiori colorati possono davvero illuminare lo spazio. Esattamente. Pensi che dovrei includere anche alcune erbe? Decisamente. Erbe come il basilico e la menta non sono solo utili per cucinare, ma aggiungono anche vegetazione. Questo è un buon punto. Inoltre avere le erbe fresche a portata di mano sarebbe abbastanza conveniente. Sì, e possono anche attirare insetti utili nel tuo giardino. Non ci avevo pensato. Sembra una situazione vantaggiosa per il giardino. Lezione 7. Il brivido delle storie dell'orrore. Buongiorno Anna, ultimamente ho letto alcune storie dell'orrore e sono piuttosto accattivanti. Ciao John, le storie dell'orrore possono essere così emozionanti. Chi è il tuo autore preferito? Mi piace davvero Stephen King. Alcuni dei suoi libri sono stati persino trasformati in film. È un maestro della suspense. Qual è il tuo libro preferito tra i suoi? Direi che It è uno dei miei preferiti. E il modo in cui crea tensione è incredibile. Sono d'accordo. I personaggi sono così ben sviluppati che rendono la storia ancora più spaventosa. Ed esattamente, è affascinante come l'horror possa evocare emozioni così forti. Sì, e spesso riflette anche paure più profonde all'interno della società. È vero, è sorprendente come l'orrore possa fungere da specchio per le nostre ansie. Lezione 8. Adattarsi alla vita in Canada.
Ehi Anna, venire in Canada è stata una bella esperienza per me, ma all'inizio non l'ho trovata utile nella vita di tutti i giorni. Ciao Giovanni, posso capirlo. Adattarsi a un nuovo ambiente può essere difficile. Esattamente. Le differenze culturali erano più significative di quanto mi aspettassi. Sì, anche le cose semplici come fare la spesa possono inizialmente sembrare travolgenti. Assolutamente. Ho lottato con la varietà di prodotti e marchi disponibili. Ha senso? Ci vuole tempo per imparare cosa è familiare e cosa è nuovo. Hai trovato qualche consiglio per affrontare la vita quotidiana in modo più fluido? Consiglio di essere coinvolto nei gruppi della comunità, possono fornire supporto e guida. È un'ottima idea. Costruire connessioni aiuterebbe sicuramente a facilitare la transizione. Lezione 9. Abitudini alimentari sane. Anna, ultimamente ho cercato di mangiare più sano. Questo è importante per il benessere generale. Ciao Giovanni, è fantastico. Hai qualche ricetta salutare preferita che vorresti condividere? Sì, recentemente ho preparato un'insalata di quinoa con tante verdure fresche. È stato delizioso. Sembra rinfrescante. Che ingredienti hai messo nell'insalata? Ho aggiunto cetrioli, pomodorini, peperoni e una vinaigrette al limone. Yum! La vinaigretta al limone sembra perfetta per un sapore leggero e piccante. Esalta davvero la freschezza delle verdure. Hai qualche ricetta salutare? Mi piace preparare le verdure saltate in padella con il tofu. È veloce, facile e ricco di sostanze nutritive. Questa è un'ottima opzione. Quali verdure usi solitamente nel tuo soffritto? Mi piace usare broccoli, carote e piselli. Aggiungono colore e croccantezza fantastici. Sembrano deliziosi. Dovrò provare quella ricetta prima o poi. Lezione 10. L'impatto della pubblicità digitale. Buongiorno Anna, cosa ne pensi della pubblicità digitale? È diventato essenziale per le imprese. Ciao Giovanni, sono d'accordo. La pubblicità digitale consente alle aziende di raggiungere un pubblico più vasto in modo efficace. Esattamente. La capacità di indirizzare dati demografici specifici lo rende altamente efficiente. Sì, e fornisce risultati misurabili, cosa che spesso manca alla pubblicità tradizionale. Questo è un vantaggio significativo. Le aziende possono adattare le proprie strategie sulla base di dati in tempo reale. Assolutamente. Incoraggia inoltre la creatività con vari formati come video e annunci interattivi. Trovo che contenuti accattivanti possano davvero catturare l'attenzione e favorire le conversioni. Sì, e le piattaforme di social media sono eccellenti per connettersi direttamente con i consumatori. È affascinante come la pubblicità digitale continui ad evolversi con la tecnologia. Lezione 11. Il mistero delle maschere. Ehi Anna, stavo leggendo di eventi in cui le persone indossano maschere. Anche se indossano le maschere, non sanno chi è l'altro fino a mezzanotte. Ciao John, sembra intrigante. Aggiunge un elemento di mistero al raduno. Esattamente. L'attesa di rivelare identità può essere piuttosto eccitante.
Posso immaginare. Crea un'atmosfera unica in cui tutti indovinano chi è chi. Sì, e permette alle persone di interagire senza i soliti giudizi basati sulle apparenze. Questo è un ottimo punto. Incoraggia conversazioni e connessioni più autentiche. Pensi che tali eventi promuovano la creatività nel modo in cui le persone si esprimono? Decisamente. Le persone possono diventare molto creative con i loro costumi e le loro maschere. È affascinante come le maschere possano trasformare le dinamiche e le interazioni sociali. Lezione 12. Comprendere il corpo. Ehi Anna, stavo pensando a come il mio collo attacca la testa al petto. È piuttosto affascinante. Ciao Giovanni, lo è davvero. Il collo svolge un ruolo così essenziale nella nostra struttura corporea. Esattamente. Su entrambi i lati del petto ci sono le spalle che hanno un impatto significativo sul movimento. Sì, le spalle sono cruciali per molte attività, dal sollevamento al raggiungimento. E aiutano anche a mantenere la postura, non credi? Assolutamente. Una buona postura può prevenire molti problemi di salute in futuro. È incredibile quanto tutto sia interconnesso nel nostro corpo. Sì, e ogni parte ha la sua funzione unica che contribuisce alla salute generale. Trovo intrigante come i nostri corpi siano progettati in modo così efficiente. Lezione 13. Esplorazione delle rovine storiche. Buongiorno Anna, hai avuto abbastanza tempo per esplorare a fondo le rovine durante il nostro ultimo viaggio. Ciao John, il tour ci ha concesso alcune ore, ma avrei voluto rimanere più a lungo. Mi sono sentito allo stesso modo. C'era così tanta storia da ammirare in quelle rovine. Infatti, ogni pietra aveva una storia e volevo saperne di più sul loro significato. Giusto? Penso che una visita guidata avrebbe potuto fornire approfondimenti sul loro passato. È un'ottima idea. Comprendere la storia rende l'esperienza molto più ricca. Mi piacerebbe ritornare e trascorrere un'intera giornata semplicemente girovagando ed esplorando. Anche io. C'è qualcosa di speciale nel connettersi con la storia in modo così tangibile. Decisamente ci permette di apprezzare la cultura e l'artigianato delle civiltà precedenti. Lezione 14. Affrontare le preoccupazioni. Ehi Anna, ultimamente mi sento un po' preoccupato all'idea di iniziare qualcosa di nuovo. Ciao Giovanni, cosa ti preoccupa? Ho paura di commettere errori e di non soddisfare le aspettative. È del tutto normale. Iniziare qualcosa di nuovo può essere intimidatorio. Sì, continuo a pensare a tutte le potenziali sfide. Concentrarsi sulle sfide può essere travolgente. Hai considerato i potenziali benefici? Questo è un buon punto. Potrebbero esserci molte opportunità di crescita e di apprendimento. Esattamente. Abbracciare l'ignoto può portare a esperienze emozionanti. Apprezzo il tuo punto di vista. È incoraggiante pensare agli aspetti positivi. Lezione 15. Idee sbagliate storiche. Ehi Anna, sapevi che per molto tempo la gente non sapeva che la Terra si muoveva attorno al Sole? Ciao Giovanni, davvero?
Pensavo fosse risaputo. Cosa credevano invece? Credevano che il Sole girasse attorno alla Terra. Era un malinteso piuttosto popolare. È affascinante. Mostra come la nostra comprensione dell'universo sia evoluta nel tempo. Esattamente. Fu solo quando scienziati come Copernico e Galileo sfidarono queste idee che le cose iniziarono a cambiare. I loro contributi sono stati rivoluzionari. È sorprendente quanto siano stati coraggiosi nel sfidare le credenze accettate. Sì, e ha aperto le porte all'astronomia moderna e alla nostra attuale comprensione dello spazio. Mi fa apprezzare il modo in cui la scienza è in continua evoluzione e si adatta alle nuove scoperte. Assolutamente. Ogni nuova rivelazione ci avvicina alla comprensione del nostro posto nell'universo. Lezione 16. Focus sul fitness. Buongiorno Anna, quando si tratta di fitness, di solito mi concentro sul sollevamento pesi e sugli esercizi cardio. Ciao John, sembra un approccio equilibrato. Cosa ti piace di più del sollevamento pesi? Adoro la sensazione di forza e realizzazione dopo una buona sessione. È potenziante. Posso immaginare. E il sollevamento pesi può davvero trasformare il tuo corpo nel tempo. Decisamente. Apprezzo anche il modo in cui aiuta il metabolismo generale e la salute delle ossa. Questo è un ottimo punto. Come incorpori il cardio nella tua routine? Mi piace alternare corsa e ciclismo. Mantiene le cose interessanti. Questa è una strategia intelligente. La varietà può rendere gli allenamenti più divertenti ed efficaci. Esattamente. Inoltre aiuta a prevenire la noia che spesso può portare a saltare gli allenamenti. Lezione 17. Viaggiare da soli. Ehi Anna, viaggerai da sola nel tuo prossimo viaggio. Ciao John, sì, è la prima volta che volo da solo. Sono un po' nervoso ma emozionato. È comprensibile. Viaggiare da soli può essere una grande avventura. Verso quale destinazione sei diretto? Vado a Barcellona. Ho sempre desiderato esplorare la sua ricca cultura e architettura. Sembra fantastico. Barcellona ha così tanto da offrire. Hai intenzione di vedere qualche sito specifico? Assolutamente. Voglio visitare la Sagrada Famiglia e passeggiare nel Parco Güell. Sono scelte eccellenti. L'architettura è straordinaria ed è perfetta per l'esplorazione in solitaria. Sì, sento che posso prendermi il mio tempo e godermi davvero l'esperienza. Questo è il bello di viaggiare da soli. Puoi creare il tuo itinerario e procedere al tuo ritmo. Lezione 18. Le meraviglie della natura. Ehi Anna, di recente ho letto di un incidente affascinante in cui un gatto ha messo la zampa su 1000 piedi e poi si è abbassato e lo ha mangiato. Ciao John, è una storia piuttosto interessante. I gatti sono noti per il loro comportamento curioso. Lo sono davvero. È sorprendente quanto siano istintive le loro abilità di caccia anche con qualcosa come un 1000 piedi. Sì, e mi chiedo come percepiscono il loro ambiente. Cosa ne pensi? Penso che abbiano un modo unico di interagire con la natura, quasi come se i loro sensi fossero intensificati. Assolutamente.
La loro agilità e i loro riflessi giocano un ruolo importante nel modo in cui catturano la preda. È un promemoria delle affascinanti interazioni nel regno animale. Decisamente. La natura riserva tante sorprese inaspettate, vero? Di sicuro, ogni giorno c'è qualcosa di nuovo da imparare sulla fauna selvatica. Lezione 19. Rimanere organizzati al lavoro. Buongiorno Anna, a volte trovo difficile mantenermi organizzato al lavoro. Ciao John, questa è una sfida comune. Cosa pensi che ti renda le cose difficili? Penso che il costante afflusso di compiti possa essere travolgente. Capisco perfettamente. Ci vuole tempo per sviluppare una routine che funzioni in modo efficace. Sì, ma una volta stabilito può fare una differenza significativa in termini di produttività. Esattamente. Hai provato qualche strategia specifica per aiutare con l'organizzazione? Ho iniziato a utilizzare un pianificatore per tenere traccia dei miei compiti e delle scadenze. È un'ottima idea. Annotare le cose può aiutarti a schiarirti la mente e a dare priorità al tuo lavoro. Sono d'accordo. È un piccolo cambiamento, ma mi aiuta a sentire più controllo sul mio carico di lavoro. Lezione 20. Esplorare il Parco Nazionale di Banff. Ehi Anna, sei mai stata al Parco Nazionale di Banff? Contiene alcuni degli scenari montani più spettacolari del mondo. Ciao John, non ci sono ancora stata, ma ho sentito dire che è mozzafiato. Cosa lo rende così speciale? Le imponenti vette e gli splendidi laghi turchesi creano un paesaggio davvero pittoresco. Sembra incredibile. Ho visto le foto e i colori sono così vibranti. Sì, e anche la fauna selvatica è fantastica. Puoi avvistare alci, orsi e aquile nel loro habitat naturale. Oh, deve essere un'esperienza emozionante vedere da vicino animali così maestosi. Lo è davvero. Inoltre ci sono numerosi sentieri per fare escursioni ed esplorare la zona. Fare escursioni in un ambiente così bello sembra un modo perfetto per connettersi con la natura. Assolutamente. È una fantastica fuga dal trambusto della vita quotidiana. Lezione 21. La gioia degli hamburger. Ehi Anna, stavo guardando il menù e vedo che hanno un Käseburger classico e un hamburger con bacon. Ciao John, sembrano deliziosi. Hai un favorito tra i due? Penso che propenderei per il classico Käseburger. C'è qualcosa di senza tempo in questo. Sono d'accordo. La semplicità di un cheeseburger è difficile da battere. Quali condimenti preferisci? Mi piace mantenerlo semplice con lattuga, pomodoro e un po' di ketchup. E tu? Mi piace aggiungere sottaceti e cipolle per una croccantezza e un sapore extra. Sembra gustoso. Hai mai provato qualche variazione unica sugli hamburger? Sì, una volta ho mangiato un hamburger condito con avocado e salsa aioli piccante. È stato fantastico. Wow, che svolta creativa! Forse dovrò provarlo la prossima volta. Lezione 22. Ricordare l'ignoto. Buongiorno Anna, stavo riflettendo sull'idea che non possiamo ancora vedere i nomi di cui forse non conosceremo mai. Ciao John, è un pensiero interessante. Mi ricorda quanti eroi non celebrati ci sono nella storia.
Esattamente. Persone che hanno contribuito molto, ma non hanno mai ricevuto riconoscimenti. Sì, e talvolta le loro azioni plasmano il mondo in cui viviamo oggi. È intrigante pensare a come, grazie ai loro sforzi, abbiamo permesso alla nostra amata terra di entrare in un nuovo secolo. Assolutamente. Ogni generazione si basa sul lavoro di quelle che le hanno precedute, spesso senza rendersene conto. È un potente promemoria per apprezzare il passato e coloro che ci hanno preceduto. Lezione 23. L'importanza della cura di sé. Ehi Anna, ho pensato a quanto sia importante dare priorità alla cura di sé e fare cose che ti diano gioia. Ciao John, è proprio vero. Prenderci cura di noi stessi è fondamentale per la nostra salute mentale. Esattamente. Quali sono alcune attività che ritieni ti diano gioia? Adoro trascorrere il tempo nella natura, che si tratti di escursioni o semplicemente di passeggiate nel parco. Sembra rinfrescante. La natura ha un modo per ricaricare il nostro spirito. Lo fa davvero? Mi piace anche leggere libri per fuggire in mondi diversi. Leggere è un modo meraviglioso per rilassarsi e distendersi. Qualche genere preferito? Mi piacciono il fantasy e la narrativa storica. Entrambi offrono una narrazione così ricca. Quei generi sono accattivanti. È così importante trovare ciò che ci porta felicità. Lezione 24. Iniziare bene la giornata. Ehi Anna, adoro fare una passeggiata mattutina nel quartiere. È un ottimo modo per iniziare la giornata. Ciao John, sembra meraviglioso. Come ti fa sentire? Mi dà energia e mi dà la possibilità di apprezzare ciò che mi circonda. Lo vedo. Stare all'aria aperta la mattina può davvero migliorare il tuo umore. Assolutamente. Noto spesso i piccoli dettagli come i fiori che sbocciano e il canto degli uccelli. Queste piccole osservazioni possono fare una grande differenza nel modo in cui percepiamo la nostra giornata. Sì, mi permette anche di schiarirmi la mente e pianificare la giornata a venire. Questo è importante. Quanto tempo passi solitamente camminando? Provo a camminare per almeno 30 minuti. È il tempo perfetto per sentirsi riposati. Lezione 25. Creare una casa pacifica. Buongiorno Anna, ho pensato a come rendere la nostra casa più tranquilla. Ciao Giovanni, è una bella idea. Quali strategie stai considerando? Credo che sia essenziale una comunicazione assolutamente chiara tra i membri della famiglia. Sono d'accordo. Le conversazioni aperte possono prevenire malintesi e promuovere l'armonia. Esattamente. Penso anche che mettere in ordine il nostro spazio possa contribuire a creare un ambiente più sereno. Questo è un buon punto. Uno spazio ordinato spesso porta ad una mente ordinata. Decisamente. Mi piacerebbe incorporare anche più piante. Possono aggiungere un effetto calmante. Sì, le piante non solo abbelliscono uno spazio, ma migliorano anche la qualità dell'aria, no? Esattamente. È sorprendente come piccoli cambiamenti possano favorire un'atmosfera più pacifica. Lezione 26. Emissione di nuove chiavi. Ehi Anna, ho appena sentito qualcuno alla reception dire: nessun problema, signore, e daremo subito una nuova chiave. Ciao John,
Sembra una situazione comune. Hai mai perso la chiave mentre sei in viaggio? Sì, l'ho fatto. È piuttosto stressante essere chiuso fuori dalla tua stanza. Posso immaginare. È positivo che gli hotel dispongano di procedure per tali situazioni. Assolutamente. Avere una soluzione rapida può alleviare molta ansia. È anche importante mantenere la calma in quei momenti. Il panico può peggiorare le cose. Giusto. Cerco sempre di fare un respiro profondo e di pensare chiaramente a cosa fare dopo. Lezione 27. Superare le paure. Ehi Anna, stavo pensando a come superare la mia paura di guidare. Ho sentito che iniziare con brevi tragitti potrebbe aiutare. Ciao John, mi sembra un ottimo piano. Fare piccoli passi può essere davvero efficace. Sì, credo che aumentare gradualmente la distanza possa rafforzare la mia fiducia. Assolutamente. Ti permette di sentirti a tuo agio senza sopraffarti. Pensi che sarebbe d'aiuto guidare con un amico per ricevere supporto? Decisamente. Avere qualcuno con esperienza può fornire rassicurazione e incoraggiamento. Trovo conforto nel sapere che non sono solo nell'affrontare le mie paure. È proprio vero. È stimolante condividere il viaggio con qualcun altro. Sono entusiasta di iniziare questo processo e vedere come mi aiuta. Lezione 28. Routine impressionanti. Buongiorno Anna, ultimamente ho lavorato sulla mia routine. È impressionante quanto possa influenzare la mia giornata. Ciao John, è bello sentirti. In cosa consiste la tua routine? Inizio con esercizi di stretching per la flessibilità e per risvegliare il mio corpo. Sembra vantaggioso. Anche lo stretching può davvero aiutare a prevenire gli infortuni. Esattamente. Successivamente mi concentro su un mix di allenamento cardio e forza. Questo è un approccio a tutto tondo. Quanto tempo dedichi in genere ai tuoi allenamenti? Il mio obiettivo è circa un'ora ogni giorno. Sembra un investimento produttivo per la mia salute. È fantastico. La coerenza è fondamentale per vedere miglioramenti nel tempo. Assolutamente. Ho notato alcune aree in cui si potrebbe apportare un miglioramento e sono motivato a lavorarci. Lezione 29. Individuazione delle aree di miglioramento. Ehi Anna, ho riflettuto sui miei progetti recenti e ho notato alcune aree in cui si potrebbe apportare miglioramento. Ciao John, questa è una mentalità costruttiva. A quali aree specifiche stai pensando? Credo che la mia gestione del tempo potrebbe avere bisogno di qualche aggiustamento per rispettare le scadenze in modo più efficace. Questa è una sfida comune. Hai considerato l'utilizzo di un pianificatore o di strumenti digitali per aiutarti? Sì, penso che potrebbe davvero aiutarmi a rimanere organizzato e a stabilire meglio le priorità dei compiti. Decisamente. Stabilire obiettivi chiari può anche guidare i tuoi progressi durante la settimana. Sono d'accordo. Sto anche cercando di migliorare le mie capacità comunicative per una migliore collaborazione. È un ottimo obiettivo. Una comunicazione chiara può migliorare significativamente il lavoro di squadra e i risultati. Sono entusiasta di implementare questi cambiamenti e vedere come influenzano il mio lavoro.